Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi analizzeremo i vari gironi di Champions League, vorrei farlo anche dell'Europa League e della Conference, quindi sostenete questo video e vi dirò quante possibilità hanno in percentuale di passare. Ovviamente, mio parere, voglio anche il vostro nei commenti. Prima di iniziare vi ricordo un like, commenti, iscrivetevi, attivate la campanella, sono fatto con cercare. E ovviamente picco con il classico telecomando che vi minaccia da più di un anno, quindi dai, iscrivetevi che stiamo raggiungendo comunque buoni traguardi, siamo sempre più vicini, almeno quando sto registrando, ai 600 iscritti, quindi grazie mille e andiamo perché sennò il video dura 6 ore ed è giusto che nessuno dopo lo guardi, quindi dai. Allora, primo girone è quello del Napoli, abbiamo Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlino. Voi vedrete probabilmente la grafichina qua a destra dei gironi riepilogativi, così ce li avete anche voi a schermo. Io ho ovviamente il monitor davanti che è più facile. Allora, in teoria per me il Braga sarà quella che arriverà quarta nel girone, non lo so perché, ma non la vedo a confronto di un Union Berlino che già l'altro anno aveva fatto bene in Europa, quest'anno ha preso Gossens, ha preso Bonucci, vabbè, diamogli fiducia a Bonucci. La difficoltà più grande secondo me sarà il Real Madrid, come normale che sia, visto che c'è giusto due Champions qua, giusto due. Ma dettagli, però calcolando che Vinicius sarà infortunato, non so se ha recuperato perché sinceramente la Liga non la seguo tanto, Eder Militao e Courtois hanno il crociato rotto, quindi non giocheranno tutto l'anno, e secondo me l'altro anno, se non fosse stato per Courtois, potevano uscire anche prima di peccarsi il mio fratellino Holland che li devastò, ma quello è un altro conto. Non lo so. Sto valutando se farli passare come primi. Beh, sicuramente il girone lo passano al 100%, cioè, senza offesa, se non passate il girone, vi sta bene ragazzi, tifosi del Napoli, perché è un girone abbordabilissimo. Quindi io vi do successo 100%. Che passiate come primi 75. Perché sono fiducioso, perché voglio che le squadre italiane passino, quindi speriamo bene. Prossimo gruppo e ho paura. Ok ragazzi, eccoci qua, secondo gruppo, parliamo di quello dell'Inter, quindi Benfica, Inter, Salisburgo e Real Sociedad. Allora, non c'è una squadra cuscinetto, però diciamo non c'è neanche il girone di ferro che aveva l'altro anno, tipo Bayern Monaco e Barcellona, quindi Inter, mi raccomando, non farmi bestemmiare, te prego. Il Salisburgo l'ha già affrontato in amichevole precampionato, la Real Sociedad sappiamo che è una squadra spagnola e quindi è super rognoso. Mi ricordo l'altro anno contro la Roma in Europa quanto ci ha rotto le scatole alla Roma, poveri. E il Benfica, per quanto ha cambiato un paio di giocatori e tutto, resta sempre una squadra veramente rognosa. L'Inter l'ha già affrontata l'altro anno vincendo in trasferta 2-0 e pareggiando in casa 3-3, una partita della Madosca eccezionale, aveva segnato addirittura Correa, quindi va bene. Speriamo che Gio Mario faccia di nuovo l'infiltrato. Quindi, beh, passaggio del turno io lo do al 100% perché non è accettabile che non mi passi un girone del genere. Che mi arrivi primo 85, perché non si sa mai, l'Inter magari come l'altro anno ha perso 60 partite in campionato, magari stecca una partita a Benfica, può succedere, quindi primo posto io dico 85%, ma passaggio del turno 100%. Andiamo al prossimo, che sono molto curioso, e fatemi sempre voi sapere le percentuali e secondo voi quale sarà la classifica finale di ogni gruppo, appunto, delle italiane. Allora, gruppo della Lazio. Allora, abbiamo Feyenoord, Lazio, Atletico Madrid e Celtic, che in realtà dovrebbe essere Atletico Madrid e vabbè, è il girone della Lazio. Allora, non è un girone impossibile, è un girone sicuramente rognoso però, perché il Feyenoord l'ha già affrontato la Lazio l'altro anno e sapeva com'è finita, e l'Atletico Madrid è la classica squadra spagnola che tutti dietro e ripartimo. Di sicuro la butteranno in risa classico di loro, non lo so, non è più l'Atletico Madrid di Fernando Torres e compagnia bella, però è sempre una squadra che sappiamo tutti col Cholo Simeone come fa, c'è proprio veramente una muraglia dietro e attaccare agli ultimi secondi. Per me passerà Atletico Madrid e Lazio, quindi il passaggio del turno io glielo do al 90%, perché potrebbe essere l'insidia Feyenoord che è successa già l'altro anno, quindi occhio Lazio, ma spero che passiate.
e passaggio al primo posto, visto come sta giocando la Lazio ultimamente. Ok che col Napoli ha fatto una grande partita, però dai, 85% di passaggio al turno da prima. Quindi dico 85 appunto primo e 90 come secondo, quindi come passaggio del turno. Speriamo che passino i Fukusi, che arrivarono ultimi, non andrò neanche in Europa League. Spero di no per i tifosi della Lazio. Ho paura per voi. Ci becchiamo nell'ultimo e vediamo cosa succede. Dai. Eccoci qua ragazzi, girone del Milan. Mamma mia che schifo, cioè, madonna, che sfiga avete avuto, veramente. L'Inter l'altro anno non ha scherzato, ma quest'anno anche voi. Paris Saint-Germain, Dortmund, ovviamente Milan e Newcastle. Ammazza la partita degli ex. Donnarumma col Paris Saint-Germain, Tonali nel Newcastle, però voi avete Pulisic che ha avuto un passato nel Dortmund, quindi intrecci su intrecci, bordelli. Allora, passaggio del turno. Oh, so che è un girone difficile, ma il Milan c'ha 7 Champions, quindi deve passare assolutamente questo girone, almeno da seconda, quindi vi do passaggio del turno 92%, cioè una percentuale esotica, però vi do 92% di passaggio del turno. Da primi la vedo difficile, con un Mbappé integrato, diciamola così, al Paris Saint-Germain e una difesa del Milan che se ne pia uno, se si scoverzi è finita, come si suol dire da me. Passaggio del turno da primi vi do un 65%, senza offesa, non arrabbiatevi, perché contro il Paris Saint-Germain è una squadra tosta, però non invulnerabile, perché sappiamo Gigi in nazionale sta facendo schifo. Dietro c'è un Skriniar che si deve cercare, la difesa ancora tutta da allestire. Centrocampo non è che mi ispiri tanto sinceramente per una squadra come il Paris Saint-Germain, visto che ha perso anche Verratti, e davanti c'è Mbappé e basta, perché sinceramente non c'è più Messi, non c'è più Neymar, è un'altra cosa affrontare questo Paris Saint-Germain. Quindi ripeto, per me passerà il Milan soffrendo sicuramente, ma ce la farà passare come secondo. Io spero che possa passare anche come primo, ma la vedo difficile. Vabbè ragazzi, spero che questo video molto semplice vi sia piaciuto. Se così, intanto vi ricordo lasciare un like, comment, scrivete, attivate la campanella. Sono fatto appunto video che il classico telecomando in Madonna mia vi picchio. Seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube, se volete su TikTok. Io andrò subito a caricare questo video, penso che uscirà il giorno stesso che sto registrando, non lo so. E vado a registrare anche gli altri 2 episodi appunto della parte, quindi l'Europa League e la Conference. E niente, speriamo che possa andare bene. Scrivetemi voi nei commenti se passeranno tutte le italiane oppure quali passeranno con che percentuali, e se dovessero andare eventualmente in Europa League, se possono vincerla. Non lo so, secondo me sì, però questa Europa League, secondo me è quasi più complicata l'Europa League che la Champions sto anno, ci sono certe squadre. Però come direi in una reaction, anzi in una prediction per essere precisi, se succede, mamma mia. Ciao.